Ciao, salve a tutti e ben ritrovati. Il narcisista ride di te quando ti scarta? Nel caso in cui vediamo quando il narcisista ride di te quando ti scarta. Intanto, se vuoi avvalerti di consulenze personalizzate, fallo con chi ha introdotto almeno il 90% delle tematiche sul narcisismo negli ultimi anni in maniera inedita e di cui si discute tanto oggi, dalla sessualità all'intimità con il narcisista, dalle dinamiche dello scarto provocato dal narcisista, tema anche questo da me introdotto, così come tutte le dinamiche del silenzio punitivo sconosciute prima di tu ed io, della comunicazione del narcisista, di come comunicare con lui e di come ferire un narcisista, di come destabilizzarlo e del blocco del narcisista sui social e migliaia di altri temi che hanno fatto scuola ai tanti coach e psicologi che vedi nel web a partire dal 2017, quando nessuno parlava di narcisismo e certamente non in maniera estesa, approfondita come ho fatto personalmente a partire da allora con migliaia appunto di temi inediti. Ti conviene quindi certamente affidarti alla fonte prima e non ai replicanti. Nonostante abbia fatto migliaia di video tutti gratuiti, tanti e tanti segreti li conservo però per te, così come il modo migliore per affrontare un narcisista conoscendo questa personalità, così come le personalità del cluster B, border, istrionici, antisociali e sociopatici molto a fondo. Il narcisista ride di te quando ti scarta o si fa scartare? Sì, diciamo pure e seccamente sì. Il narcisista perverso e maligno certamente ride di te quando ti scarta o si fa scartare. Se non proprio se la ride, ti compatirà. Questo sì, ti penserà con compatimento. Il compatimento che dovresti avere tu e invece ce l'ha lui per te. Si dice ride bene chi ride ultimo, ma non si tratta nemmeno di fare questo. Io personalmente non ci trovo nessun gusto a ridere di certi narcisisti, anche di coloro che hanno cercato magari di ostacolarmi o danneggiarmi. Ho compassione per loro perché al di là che siano ricchi, magari o con qualche accolito, compagno o compagna, devoti, magari anche molto devoti, in realtà poi sono infelici, ma e comunque se non propriamente infelici, sono non soddisfatti veramente di loro stessi, della loro vita, perché alla fine non sanno chi sono e anche se sanno, credono di sapere ciò che vogliono, restano sempre alla fine con un'insoddisfazione di fondo mai colmabile. Non solo perché ci sarà sempre in un narcisista anche un'invidia di fondo per chi ha di più, per chi è di più, soprattutto per chi è di più e così via. E molte volte fatalità, ma neanche tanto fatalità, sempre sul limitare di quando si sarebbe potuti scendere più in profondità a sviscerare qualcosa di loro, e in questo sicuramente avrei potuto anche essere loro utile in certi casi, non per fare la grande psicologa di turno, ma semplicemente perché avrebbe fatto loro sicuramente bene, se non altro aprirsi e iniziare a fare chiarezza in loro. A quel punto troncano il rapporto, svaniscono nel nulla o quasi. Chi colleziona rapporti fallimentari sono sempre persone con voragini interiori, molte volte insanabili, anche perché sono le persone più importanti che tante volte perdono, buttano via, e non per dire che quel dato rapporto potesse essere il grande rapporto della loro vita, molte volte non lo è affatto, senza contare che si può vivere benissimo naturalmente anche senza molti rapporti, non solo sentimentali ma anche di amicizia. Sicuramente le amicizie vere non possono essere tante come diceva Aristotele, ma semplicemente perché si tratta di pezzi di loro stessi che buttano via, che gettano via insieme al gettare via gli altri nella pattumiera, e se a volte sono in grado almeno un po' di rendersi conto di questo, tante volte è troppo tardi. È vero che un narcisista colleziona conoscenze o amicizie per interesse, per questioni machiavelliche, e cerca di farlo bene, con impegno. Il fatto è che l'abitudine a coltivare rapporti solo per questioni di interesse porta una persona di questo tipo a lasciarsi poi sfuggire la vera essenza e ricchezza dei rapporti umani, in tutta la loro utilità, che non può escludere mai anche quella umana. Quindi ride di te il narcisista quando ti getta via, e un narcisista ti getta via in fondo anche quando ti induce a gettare via lui, a scartare lui.
Sicuramente il narcisista prova soddisfazione in questo, nel gettarti via e nel dolore, nella sofferenza che tu provi, nella tua confusione, nella tua incredulità. E mi spiace dirlo per chi vuole comunque illudersi che un brandello di sentimento alberghi financo in un essere svalutante come lo è un narcisista. Ma è anche un senso di liberazione che accompagna il narcisista dopo lo scarto, quindi non è solo compatimento, è una sorta di compiacimento da parte sua, anche perché questo gli consente di potersi finalmente muovere in tutta libertà ed ampiamente nella sua nuova conquista o riconquista. Quindi risata in senso, se si vuole, metaforico, compiacimento sicuramente da parte del narcisista quando ti scarta o si fa scartare. A quel punto tu non hai più nessun valore per lui, sei meno di zero e difficilmente riprenderai quota a meno che il narcisista non cominci a dubitare di lui stesso, delle sue precedenti valutazioni su di te. E non basta per questo semplicemente cambiare stile di abbigliamento, darti alla carriera, arricchirti, non sempre è sufficiente, specie se la tua immagine si è fossilizzata in lui. Non tutti i narcisisti fanno infatti orbiting e spiano sui social, magari lo fanno all'inizio, appena chiusa la relazione, ma se le loro fonti di approvvigionamento sono molteplici, il narcisista si focalizzerà su quelle che a lui prudono di più. Soprattutto è lui stesso il narcisista però ad essere fossilizzato, sclerotizzato, irrigidito in se stesso. Il narcisista è una delle personalità in assoluto più fossilizzate e sclerotizzate quanto prevedibili, così che tanto più lui è sclerotizzato in se stesso, tanto più penserà a te nello stesso modo, come statica, mummifica, soprattutto in termini di personalità. Perché prima di tutto un narcisista ti percepisce a partire dalla tua personalità a conti fatti, alla fine di tutto status sociale compreso, ricchezza, fama, che certo, ma se non hai la giusta personalità non potrai avere comunque presa su un narcisista. Generalmente perlomeno è così e questo spiega come mai tanti narcisisti si lasciano prendere da donne, lo leggiamo anche nei commenti tra l'altro, no? La nuova è bruttina, è senza arte né parte, è una scappata di casa e così via. Sì, ma una qualche personalità magari ce l'ha questa nuova donna del narcisista o ex ripescata che la sia, se appresa sul narcisista, fosse anche per esempio una personalità altrettanto narcisistica e comunque manipolativa, almeno se quel rapporto sembra durare. Poi è chiaro che se al narcisista interessa particolarmente il denaro, il mettersi in vista e così via, sì, ci sta che possa per così dire accontentarsi. Oltretutto c'è sempre il tradimento in amore, di cui un narcisista non si farà certo problema, anzi, se necessiterà per lui tanto meglio. Pensi che il narcisista abbia riso di te o lo stia facendo? Felicissima di leggerti, di averti tra noi. Ti abbraccio forte e ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.